Se mi seguite anche solo un pochino, saprete che sono una grandissima fan della musica giapponese. La amo perché è un universo enorme, pieno di generi diversi, artisti fuori dagli schemi, e tra questi c'è anche la musica realizzata con i sintetizzatori vocali, meglio conosciuta come Vocaloid. Negli ultimi tempi nella scena c'è un personaggio che sta conquistando sempre più persone, pur non essendo un vero Vocaloid, e il suo nome è Kasane Teto. Quella che oggi è una delle voci sintetiche più amate al mondo è nata in realtà come un pesce d'aprile. Ma quindi chi è realmente Kasane Teto e perché continua a essere così amata? Vi spiegherò tutta la sua storia nel video di oggi, ma prima, se non ci conosciamo, ciao miao, io sono Esther e sono una grande appassionata della cultura pop giapponese. Non dimenticare di iscriverti al canale e considera l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! Una delle cose che ho sempre amato del mondo Vocaloid è proprio la sua accessibilità. Chiunque può acquistare un sintetizzatore vocale, aprire un software e creare una canzone completamente da zero, dalla melodia fino alla voce che la interpreta. Non servono cantanti in carne e ossa, basta soltanto un po' di creatività e tanta pazienza. Tanti producer Vocaloid non solo hanno dato vita a canzoni iconiche, ma a veri e propri universi narrativi, e alcuni sono diventati così popolari da riuscire a debuttare come artisti professionisti. Dire però che il mondo Vocaloid sia davvero accessibile a tutti è un po' un'esagerazione. I sintetizzatori Vocaloid sono infatti prodotti commerciali sviluppati dalla Yamaha e ogni banca vocale viene venduta con la relativa licenza d'uso. Acquistare una o più voice bank significa quindi spendere una cifra non indifferente, soprattutto per studenti, appassionati o semplici curiosi che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Ed è da questo problema che nascono gli Utau. Utau è un software gratuito sviluppato nel 2008 che permette a chiunque di creare la propria banca vocale registrando i campioni della voce reale di una persona. Il principio è molto simile a quello dei Vocaloid, si inseriscono note e testo e il programma ricompone i campioni vocali per far cantare il personaggio. La differenza è che, essendo un progetto gratuito e completamente aperto alla community, la qualità finale dipende molto da come viene registrata e configurata la voice bank. Pur offrendo la stessa libertà creativa, le prime voice bank Utau risultavano spesso meno naturali rispetto ai Vocaloid commerciali. Ed è proprio all'interno di questa community che nasce la protagonista del video di oggi. Nel 2008, mentre il successo di Hatsune Miku continua a crescere, degli utenti del forum online 2Channel, chiamati Vipper, decidono di fare un pesce d'aprile molto diverso dal solito. Creano il profilo di una fantomatica nuova Vocaloid chiamata Kasane Teto, completa di design, profilo e sito ufficiale, col semplice intento di prendere in giro la community. Le caratteristiche presenti nel suo profilo sono queste: genere? Maschile? Femminile? No, chimera. Età? 31 anni, ma essendo una chimera ne dimostra la metà. I suoi interessi? La baguette e fare scherzi. La sua personalità? Tsundere. Il suo stato preferito? La Norvegia. Non chiedetemi perché fosse un'informazione rilevante. La sua voce invece è questa. Come potrete immaginare, la gente la ama. Il suo aspetto a primo acchito ricorda molto quello di Miku, ma ha tanti elementi che la contraddistinguono e che fa venire voglia agli utenti di farci delle fan art dedicate. Ha un tatuaggio sul braccio simile a quello di Miku, ma il codice di Teto rappresenta il 1° aprile, il suo compleanno. Viene rappresentata con una baguette in contrapposizione al porro di Miku, e anche lei ha 2 codini, ma a forma di trivella. E insomma, Teto sembra un vero Vocaloid. Dal 2 aprile però Teto viene abbandonata. Dopotutto non c'era niente di concreto dietro, si trattava solo di uno scherzo, ma la sua storia per fortuna non finisce qui. Insomma dai, l'entusiasmo della community era veramente troppo per prendere e buttare nella spazzatura un personaggio del genere. Così gli autori dello scherzo decidono di fare il passo successivo: trasformare Kasane Teto in una vera cantante virtuale. Per riuscirci, scelgono di pubblicarla ufficialmente come voice bank per Utau. La voce viene registrata dall'attrice e doppiatrice Mayo Yamano, che incide migliaia di campioni vocali necessari al funzionamento del software. Una volta assemblata la voice bank e rilasciata gratuitamente alla community, Kasane Teto può finalmente fare ciò per cui era stata creata: cantare davvero. D'ora in poi tutto cambia, chiunque può scaricare la sua voice bank, comporre musica con la sua voce e contribuire a costruire il personaggio.
E così Kasane Teto inizia a comparire in sempre più canzoni create dalla community e alcune di queste diventano rapidamente dei veri e propri classici del mondo Utau. Il suo primo brano originale si chiama Teto for Go, che possiamo considerare più come esperimento che come vera e propria canzone. E 9 giorni dopo arriva anche Song of the Earth Robot, nonché la prima canzone Utau a entrare nella Vocaloid Hall of Fame, ovvero a superare 100.000 visualizzazioni su Nico Nico Douga. Nel 2008 la Mazeppi pubblica la canzone Triple Baka, dove Teto compare insieme ad Hatsune Miku e Akita Neru. Sono sicura che avrete sentito questa canzone, io la amo, è quasi nostalgica per me ormai. E una delle prime canzoni legate al personaggio di Teto e rappresenta perfettamente lo spirito dell'epoca. È semplice, colorata, quasi caotica, con quell'energia tipica dei primi anni della cultura Vocaloid sul Nico Nico. Brano come la storia di 3 ragazze che condividono una sorta di ingenua disillusione verso la realtà adulta, raccontata però con uno stile assurdo e spensierato. Un altro momento fondamentale nella storia di Kasane Teto arriva con Ochame Kino, pubblicata nel 2010 sempre dalla Mazeppi. In questa canzone Teto viene rappresentata mentre si muove e balla senza preoccuparsi di nulla, trasmettendo il messaggio di lasciarsi andare e divertirsi. Il brano non solo diventa un sacco popolare, ma col tempo viene reinterpretato e remixato in centinaia di video, al punto da trasformarsi in un vero fenomeno della cultura mad su Nico Nico Douga. Io pensavo che il titolo originale fosse Fukireta, ma ho scoperto solo adesso tipo che è il nome di questa serie di video in cui personaggi animati provenienti da anime, videogiochi e meme si muovono da un lato all'altro con le mani sul fianco. The more you know. Infine un altro brano spesso citato dai fan è Kasane Territory, una parodia musicale che riprende la canzone Toho Q Destiny Zutto Chirno no Torn e viene considerata da molti una sorta di team song non ufficiale di Teto. In questa canzone ci sono riferimenti al suo status da falsa Vocaloid e alla sua natura nata come scherzo, presentando anche altri Utaloid e inside joke vari. Col passare degli anni Teto subisce qualche revisione al suo voice bank, ma niente di che, e pian piano gli Utau e i Vocaloid iniziano a convivere in armonia, tanto che Teto riesce persino a fare la sua comparsa in progettiva e in un concerto di Miku Hatsune. Poi nel 2023 arriva la notizia bomba. Kasane Teto riceve una voice bank ufficiale per Synthesizer V. Lasciate che vi spieghi il perché questa notizia è tanto importante. Synthesizer V è uno dei software di sintesi vocali più avanzati del momento. A differenza di Utau, che richiede un lungo lavoro di configurazione e utilizza una tecnologia basata su campioni vocali registrati, Synthesizer V sfrutta tecniche di sintesi molto più moderne, capaci di produrre un canto più naturale ed espressivo, con un controllo molto più preciso dell'intonazione e del timbro. Per l'occasione il design di Teto cambia. Rimangono i suoi aspetti più iconici come i codini a trivella e la oghe, ma l'outfit è completamente nuovo, più moderno e penso le conferisca un aspetto più sicuro di sé e anche un po' idol. Ricordate il suo tatuaggio sul braccio della sua data di nascita, 0401? È un po' nascosto, ma adesso si trova sul colletto della giacca. Amo che abbiano mantenuto comunque questi rimandi allo scorso modello. Viene anche registrata una nuova banca vocale, ma ovviamente la voce è sempre quella originale di Mayo Yamano e il risultato sorprende tutti, sia i fan storici che chi scopre Teto per la prima volta. La qualità raggiunge finalmente un livello paragonabile a quello dei sintetizzatori vocali commerciali più famosi.
La sua voce adesso è più chiara ed espressiva e non ha perso il timbro energico e graffiante che l'ha sempre contraddistinta. L'arrivo su Synthesizer V rappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnico e Kasane Teto entra ufficialmente in una nuova generazione di sintetizzatori vocali, venendo utilizzata da tantissimi producer per tantissimi nuovi brani, ma anche per rifacimenti di canzoni iconiche come Ochame Kino. La differenza è assurda. Tra le canzoni più recenti che posso consigliarvi di ascoltare abbiamo Tetorisu, Override, Brain Rot. Poi c'è Spoken For dei Flavor Folly, di cui però vorrei parlarvi in un prossimo video sui significati nascosti delle canzoni Vocaloid. Sì, per chi non lo sapesse, faccio anche questo tipo di video. Vorrei parlarvi brevemente anche di questa tendenza che ho notato di recente, in cui Teto viene spesso fatta duettare con Miku. Troviamo infatti tantissime canzoni in cui duettano. Abbiamo Mesmerizer e Obsolete Meat, di cui vi ho già abbondantemente parlato in alcuni miei scorsi video, ma anche PPPP, Dai 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 Kirai e Facade Question in collaborazione con Pokémon. Ce ne sono anche tante altre che sinceramente non ho mai ascoltato bene. Siamo sinceri, secondo me questa moda l'ha indirettamente lanciata Satsuki con Mesmerizer. E ovviamente se c'è qualche altra canzone che vi piace in particolare di Teto, scrivetemelo pure nei commenti. O anche cover, ci sono un sacco di cover bellissime di Teto. Nonostante gli anni siano passati e Teto abbia subito una vera e propria trasformazione, la community continua a trattarla con la stessa ironia e lo stesso affetto di 15 anni fa. Nel corso degli anni sono nate decine di gag ricorrenti, versioni alternative e vere e proprie leggende della community. Una delle più famose è sicuramente Kasane Pear, una versione di Teto trasformata in una pera. Vi giuro, ho provato a capirci di più su questa figura mitologica della lore di Teto, a cui non avevo mai dato troppo peso, ma non ci ho capito niente. C'è un articolo pienissimo di informazioni su una wiki fanloid, vi invito a leggerla se avete voglia di farvi venire il mal di testa, perché è assurdo. Comunque è ironico pensare che un personaggio nato quasi per prendere in giro i Vocaloid finisca anni dopo per diventare una delle voci sintetiche più apprezzate e utilizzate dall'intera community. Sono sicura che al suo debutto nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Io sono super fan di Teto e sono abbastanza sicura che nel 2008 ero lì ad assistere alla sua nascita. Ci ho fatto cosplay anni fa e vorrei rifarla nella sua nuova versione. Insomma, l'amo, spero di avervi spiegato bene la sua storia e di magari avervi fatto appassionare un pochino. E voi la conoscevate? Se sì, qual è la sua canzone preferita? Io vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao miao!